Buongiorno amici, questa mattina il sole splende finalmente. Allora, volevo farvi vedere cosa facevo stamattina. Allora, in poche parole, ho tutto questo terreno qua di dietro dove l'anno scorso c'era seminato i fagioli e fagiolini e adesso lo devo arare e poi aspetto una decina di giorni e poi lo freserò. Vi voglio far vedere come funziona in una maniera veramente strepitosa l'aratro rotativo. Questo è il mio motocoltivatore, è un BCS 730 Power Safe con montato l'aratro rotativo. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Come dicevo, questo è il motocoltivatore BCS 730 Power Safe. Ha i suoi anni, però credetemi, il lavoro lo fa veramente bene. Ho dovuto poi comprare l'aratro rotativo nuovo perché prima avevo un Valpadana e girava a sinistro, questo gira a destro, per cui come vedete è proprio nuovo. Ho preparato solo il terreno dove ho messo le cipolle, vi lascerò il link qua in alto della semina delle cipolle, del trapianto delle cipolle. Comunque continuiamo a parlare di quest'aratro. Quest'aratro è un'elica, in poche parole, per cui va girando così, tira sulla terra e poi te la spara. È fantastico, anche sui terreni abbastanza duri. Ora vi faccio un esempio. Questo è un terreno molto duro. L'ho lavorato quando era un po' bagnato l'altro giorno. Se vedete lascia queste zolle ancora, però con la fresa poi si riducono per bene in sabbia, diciamo. Ok, adesso lo mettiamo in moto e poi si inizia col lavoro. Vi faccio vedere come lavora e come rende la terra.
vi voglio far vedere il terreno come l'ha fatto. Allora, spegniamo. Allora, dicevo, vi voglio far vedere il terreno come l'ha fatto. Tenete presente che ieri ha piovuto un po', non tanto, però come vedete la terra rispetto a ieri l'altro, forse anche 2 o 3 giorni fa l'ho fatto questo, insomma è molto ma molto bagnata. Allora, se vedete, come dicevo, il terreno è abbastanza argilloso, però ripassandoci con la fresa magari un paio di volte si riesce a fare un bel lavoro. Per cui questo è quello che fa su un terreno diciamo duro e argilloso. Qua siamo anche leggermente in pendenza, per cui si fa un po' più fatica diciamo. Se poi incontra dei sassi, ora vi faccio vedere, ne ho trovato uno qua sotto. Ora questo è anche piccolo ma tira su roba anche più grossa, eccolo qua. Adesso vi lascio un attimo e io proseguo col mio lavoro e vi faccio vedere come viene quando ho finito. Benissimo, abbiamo finito di arare, ora vi faccio vedere come è venuto. Allora, qua, come vi ho detto, l'anno scorso ho messo fagioli e fagiolini, quest'anno ci metterò pomodori, peperoni e melanzane. Guardiamo quello che ci sta. Ecco come è venuto. Ho notato che
In questa parte qua più bassa, infatti se vedete anche voi, è più bello farinoso. Si vede che qua cambiava il terreno, oppure era più asciutto e lì in fondo è più bagnato, chi lo sa, non si sa. Comunque qui se vedete infatti è un po' più farinoso. Faccio vedere. Ora vabbè, è rimasto sempre un po' grosso, ma va bene. Se vedete poi l'erba, la rivolta la butta sotto. Per cui questo qui adesso tra 2 settimane lo andremo a fresare, poi concimiamo e iniziamo la semina dei fagioli. Stendiamo i tubi che con ala gocciolante che sono lì su, quelli neri, e basta. Adesso ho da fare qua sotto questo, che l'anno scorso qua c'erano tutti pomodori e peperoni e melanzane, per cui faremo tutto questo. Prima c'è da togliere tutti i tubi e poi si continuerà con il nostro motocoltivatore. Se vi è piaciuto questo video potete lasciare un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale, se volete potete condividerlo anche con amici, sono molto contento. Se avete delle domande oppure consigli da darmi lasciatemelo scritto nei commenti. Ciao a tutti!